È meglio se ti metti comodo perché questo penso sarà un video abbastanza diverso dal mio solito. In realtà non volevo nemmeno fare questo video. O meglio, volevo dire quello di cui andrò a parlare in questo video, ma non in questo modo, non attraverso un video. All'inizio mi ritrovavo con dei miei amici a tavola, a cena, e stavo guardando i commenti sull'ultimo video YouTube sulla body image. Per come sono fatta io stavo leggendo ogni singolo commento e ero pronta a rispondere ad ognuno di loro. Poi però ne ho letti un paio che mi hanno fatto veramente ribollire il sangue e quindi ho smesso. Cioè ero già lì pronta a scrivere papiri sotto alcuni commenti e tutti i miei amici mi hanno bloccata e mi hanno detto Giulia, lascia stare, non lo fare, non ha senso rispondere a questi commenti, sono soltanto degli hater, sono delle persone che non capiscono e non capiranno mai. Non ha senso perderci tempo. Ecco, è da lì che è nato questo video, perché questa cosa del non rispondere, non perdere tempo, io non la sopporto più. È diventata una frase talmente tanto automatica che ormai fa parte di noi, che non ci rendiamo nemmeno conto di quando questa faccia dei danni. Sì, molto probabilmente l'idiota che ha fatto determinati commenti su YouTube non guarderà questi video e penserà, ah, forse ha ragione. Sai cosa? Ad adesso cambio idea sulle donne, sulle nuove generazioni e mi tolgo pure da Telegram. No, ma non ho neanche la pretesa di poter fare ciò, perché non sto parlando a lui. Sto parlando a tutte quelle persone che guardando quel video, leggendo quel tipo di commento, si sono sentite a disagio e soprattutto non vedono nessuno rispondere e lasciano che quel messaggio sia lì e non venga nemmeno cancellato. Nessuno pronto a dire guarda che stai dicendo una stronzata. Nessuno a bloccarlo o a mettergli un confine. E allora sembra quasi che quella frase sia la normalità, che se tutti quanti non replicano vuol dire che è giusta quella frase, quindi sono io sbagliato a pensare diversamente. Per me rispondere a quei commenti attraverso questo video non è un cercare di cambiare il loro punto di vista, non è convincere chi ha scritto quel commento, è per tutte le persone che ci stanno attorno, per chi non trova le parole, per chi non ha il coraggio, per chi magari ha 16 anni e non ha ancora sviluppato bene il proprio pensiero e per tutti quelli che guardando quel messaggio pensano ah è veramente così allora il mondo. La maggior parte delle persone la pensa così. Negli ultimi anni con la mia carriera su internet mi sono sempre più spesso sentita ripetere di ignorare. Ignora i commenti negativi, ignora gli hater, non rispondere a chi ti tratta male e stai lontana dal dramma, perché non ti puoi abbassare al loro livello. Non ha senso sprecare le energie. E io capisco da dove questo venga. Perché c'è talmente tanto schifo là fuori online che se veramente ti perdi a scrivere o rispondere a ogni singolo commento, ti distruggi. Aspetta che sta passando un carrello. Ah, comunque, penso di essere nella lobby di un aeroporto più bella di sempre. Ho fatto qualche video, non so se il video editor avrà voglia di metterle. Roll the clip. Comunque fighissimo, sembra di essere una navicella spaziale o in qualche cosa di Star Trek. Ci ho messo un'eternità a trovarla, girandomi per l'aeroporto, però ne vale la pena. Però dall'altra parte, questa idea è diventata un alibi perfetto. Sono idioti, quindi non dico nulla. Non spendo un po' di tempo a esprimere un commento diverso. E il risultato è che le uniche persone a parlare sono gli idioti. E le persone che spesso hanno qualcosa di sensato da dire stanno zitte perché non ci vedono il motivo, non vedono un valore nel esprimersi. Perché tanto ci sono gli idioti, perché hanno altro da fare, perché molto probabilmente hanno un lavoro a differenza degli idioti, perché non vogliono litigare, non vogliono farsi odiare o hanno paura di dire la parola sbagliata, quando gli idioti tutto quello che dicono è sbagliato. E quindi rimangono soltanto quei frustrati che non hanno niente di meglio da fare che vomitare odio su YouTube. E queste sono le voci che sentiamo tutti i giorni e pensiamo che sia la normalità. E una cosa che mi mette sempre in prospettiva è pensare, queste persone hanno il diritto di voto. Cioè, non è soltanto un commento su YouTube di una persona a caso, ma questa persona, come te, eleggerà il prossimo governo. E quindi ti rendi conto dell'importanza che ha la parola di queste persone. E per questo ho deciso di non rispondere ai commenti attraverso un altro testo, che soltanto loro magari leggeranno, ma facendoci un video, perché voglio che sia chiaro che quei 5 commenti su 120 che erano non sono la normalità, sono l'eccezione, gli outliers. Su 120 commenti che erano, quei 5 sono stati i più tossici e per me è importante isolarli
selezionarli e dire no, questo pensiero è sbagliato, non è neutro, non è innocuo, è sbagliato. Partiamo da questo. Forse uno dei miei preferiti. Alla fine si deve fare qualcosa per fare sesso. Siamo animali, la specie si deve riprodurre. Avere un bel fisico e un bel viso è un sinonimo di salute. Sei donna, dovresti saperlo. Allora, a parte il paternalismo del sei donna, dovresti saperlo, che già lì mi sento proprio la vena pulsare. Il problema di questo commento è che finge di parlare di biologia, professore, qua. Ma in realtà parla di estetica di Instagram. Perché se tu mi dici che un bel fisico vuol dire essere in salute, devi spiegarmi di quale fisico stai parlando. Perché lo standard che viene definito bello nel 2025 include steroidi, chirurgia estetica, filtri o vari disturbi alimentari. E non stiamo parlando di biologia, stiamo parlando di performance in questo caso. Negli anni 50 una persona bellissima la vedevi ogni 3 anni, una volta al cinema, una volta sulla rivista, magari una volta era la bellissima ragazza di paese. Basta, tre volte all'anno. E il resto della gente era normale. Corpi medi, visi nella media, fisici nella media, con tutti i difetti possibili. Oggi invece apri TikTok e invece che 3 persone bellissime, ne vedi 300 al giorno. E sono tutti oggettivamente fuori scala. Fisici perfetti, visi bellissimi, pelle di porcellana, zero pori. Tu naturalmente ti senti un po' sbagliato, un po' fuori forma, brutto. È come se il divario tra bellezza media e bellezza mostrata fosse aumentato a dismisura. E poi quella frase, tu sei donna, dovresti saperlo. Cosa dovrei sapere esattamente? Che il mio valore sta nel mio potenziale riproduttivo? Che il mio corpo deve essere una vetrina per far venire voglia a qualcuno di far mettere al mondo figli? Ti prego, spiegamelo tu, dato che hai già così chiara l'evoluzione umana. Posso conoscere benissimo la biologia e allo stesso tempo rifiutare un sistema che riduce la complessità di una persona a fisico sano uguale degno, uguale avere valore. Un altro telefono che mi ha fatto proprio venire voglia di lanciare il telefono dalla finestra, i miei amici mi hanno dovuto fermare in questo caso. Le donne hanno normalizzato la sessualizzazione con i capi scollati, i tacchi, i bikini, quindi non capisco qual è il problema ad essere sessualizzate. È biologia. E poi non è una novità che prendano un fotogramma di un video e lo usino per masturbarsi. Succede, non c'è da scandalizzarsi. Il disgusto. Allora, facciamo una distinzione che mi pare sfugga spesso. Essere considerati attraenti non è la stessa cosa di essere sessualizzati, fino ad essere ritenuti un oggetto. Se una persona mi dice sei bellissima, stai bene con quel costume, quello è un complimento. Fine, nulla da ridire. Il problema non è quello. Non è il sei bella. La sessualizzazione diventa un problema quando ti riducono ad un pezzo di carne. Usano la tua immagine per autoerotismo senza consenso. Ti trattano come se il tuo unico scopo fosse quello di fare eccitare e ti fanno sentire meno sicura di condividere il tuo corpo anche quando lo fai con un messaggio completamente diverso. Nel mio caso, il video in costume di cui parlo nel video scorso era per un discorso di body image. Parlavo del mio rapporto con il mio corpo, di vulnerabilità. Era un discorso su come mi vedevo e come mi sentivo. Quel video è stato preso, scaricato e utilizzato come materiale erotico. Non perché io stessi ammiccando, non perché io stessi facendo qualcosa di strano, ma semplicemente perché avevo addosso un costume e ho un corpo, femminile pure. E il problema non è il complimento, non è il ti trovo bella, non c'è problema. Il problema sono le conseguenze. Il messaggio di qualunque cosa tu faccia con il tuo corpo è automaticamente per il mio consumo. Cioè, e dire le donne hanno normalizzato la sessualizzazione è un po' come dire gli operai hanno normalizzato il capitalismo perché vanno a lavorare. Le donne hanno provato a sopravvivere in un sistema dove o vieni sessualizzata o non esisti, sei invisibile. Hanno semplicemente cercato di usare le regole del gioco a loro favore. Se tanto il mio corpo lo sessualizzi comunque, lo utilizzi comunque, allora almeno provo ad usarlo come voglio io.
ad ottenere quello che voglio io. Questo non vuol dire che lo giustifichi, ma questo non vuol dire nemmeno che la sessualizzazione l'abbiano creata loro. O soprattutto che adesso non possano lamentarsi. Non è che se per anni abbiamo giocato con delle regole, adesso non possiamo lamentarci e dire ok, queste regole fanno veramente schifo. E poi questa cosa del non è una novità che prendano i frame per masturbarsi, succede, non c'è da scandalizzarsi. Lo so che succede. Non sono nata ieri, sono sull'internet da un po' di tempo ormai. Ma il fatto che una cosa succeda non vuol dire che dobbiamo normalizzarla. Non vuol dire che non possiamo ribellarci, non vuol dire che non ci debba fare schifo. Una volta bruciavano le persone al rogo, una volta c'erano gli schiavi. Anche allora dovevamo dire sempre esistito, non dobbiamo scandalizzarci. E se davvero vuoi usare la biologia per giustificare qualsiasi cosa, fallo fino in fondo. Non sopporto questi discorsi del siamo animali. Siamo animali? Ok, rimuovi internet. Torna a vivere in una grotta e accenditi il fuoco con il legnetto e le rocce. Non usare la tecnologia moderna per giustificare le tue azioni, per poi dopo nasconderti dietro ma è la natura umana. Poi c'è un commento che arriva da un uomo del 79, quindi cinquantenne, che dice: siamo messi male con queste paranoie dei giovani di oggi. Ai nostri tempi bastava essere normali. È tutto nella vostra testa. Dovreste essere più grati. E anche qui non so se ridere per non piangere, perché i problemi con l'immagine non li abbiamo inventati noi della Gen Z. Mi sono messa nella Gen Z anche quando potrei essere più una millennial, ma permettimi di vendermi più giovane. Twiggy negli anni 60 vendeva un modello estetico di anoressia. Negli anni 2000 c'era la pancia piatta di Britney Spears con i pantaloni che più a vita bassa di così lasciavano veramente poco spazio all'immaginazione. E quello era lo standard irreale per le ragazzine. Quindi no, non è che prima bastasse essere normali. C'era comunque una pressione, solo che quella pressione la vedevi molto meno spesso, perché la vedevi in TV, la vedevi in un poster, la vedevi al cinema e basta. Oggi invece te li ritrovi 24 ore su 24 nelle tue tasche e tutto il giorno è un bombardamento di ragazza perfetta, fisico perfetto, casa immacolata. E tu invece sei lì con la tua faccia vera, il tuo fisico vero, i tuoi veri difetti e ti dici perché faccio così schifo? Perché ti metti a confronto. Il commento diceva anche: ragazze carine che si lamentano del loro corpo mancano di empatia per quelle meno carine. A parte il fatto che è già brutto dividere le persone tra carine e meno carine, come se ci fosse un modo per dividere la categoria, c'è comunque un fraintendimento enorme. Il video non era semplicemente un io mi lamento del mio corpo, era un tantissime persone stanno male con il loro corpo. Non si tratta di qualche caso isolato, è un'epidemia. E se vedo un'epidemia, mi viene normale chiedermi se non ci sia qualcosa di rotto nel sistema. È come il ginocchio. Se soltanto a me facesse male il ginocchio, e vabbè, avrò stirato la gamba in maniera diversa, ho sbagliato a fare un allenamento, nessun problema. Ma se all'improvviso tutte le persone attorno a me cominciano a lamentarsi di un dolore al ginocchio, mi chiedo, che scarpe stiamo utilizzando? Che tipo di vita stiamo facendo? O c'è qualcosa che stiamo sbagliando tutti quanti? La gratitudine è importante. Io sono estremamente grata di avere un corpo funzionante che mi permette di muovermi, di viaggiare, ma la gratitudine non ci deve zittire. Posso dire grazie per quello che ho e allo stesso tempo c'è qualcosa di sbagliato nella pressione estetica che stiamo vivendo. Poi c'è il commento di questo illustre signore sul trucco e i filtri, che è tipo: non ha senso lamentarsi dei filtri quando vi riempite di trucco per essere presentabili. Qui devo dirvelo da dentro. In questo momento sto facendo un video da struccata, con 3 ore di sonno. Sono convinta che ci sarà qualcuno, magari anche tu stesso, senza nemmeno accorgertene, che avrà pensato: ma è stanca? Che si sia ammalata? C'è qualcosa che non va? E se mai mi dovessi presentare al lavoro o ad un meeting struccata, così la reazione standard sarebbe: stai bene? Sei malata? Hai pianto? Ti vedo diperita, ma stai dormendo bene? Non è che ci inventiamo le paranoie dal nulla. Viviamo in una società dove un viso normale di una donna struccato viene percepito come stanco, triste, deperito e soprattutto trascurato. Quindi sì, teoricamente chiunque può andare in giro struccato. Potrai tranquillamente cominciare a dire: bene, da ora in poi non mi trucco più. Però poi ti senti dire: oggi sei proprio brutta, oggi ti vedo male, oggi sembri più vecchia. E ovviamente pesa, perché per molte donne il trucco non è semplicemente un capriccio estetico, è proprio un dress code, come per un uomo la cravatta.
non è obbligatoria, nessuno ti mette in galera perché non ti sei messo la cravatta, però in alcuni contesti lavorativi ti guardano male e per noi la cravatta è letteralmente la faccia e il cortocircuito è questo: se usi trucchi o filtri sei falsa, sei superficiale, ingannate gli uomini ma soprattutto ingannate voi stesse, ma se non li usi sei trasandata, ti stai lasciando andare. Ma stai male e non ne esci mai vincitrice, non sei mai abbastanza in nessuna delle due direzioni. Ed è per questo motivo che non me la sento di fare la morale e dire dovremmo tutti smettere di usare filtri e di usare il trucco. Certo, sarebbe bello un mondo in cui potessimo farlo. Ma oggi nel mondo reale, se una ragazza di 20 anni si sente più sicura con il correttore sulle occhiaie o un filtro perché si è appena svegliata, non me la sento di giudicare e non me la sento di puntarle il dito contro, perché so benissimo quanto sia pesante lo sguardo degli altri. Il problema non è il singolo filtro, non è il trucco, è l'impossibilità di mostrarsi naturalmente e di dover continuamente giustificare la propria faccia. C'è uno dei commenti migliori. Prima pubblicate le vostre foto sui social e poi vi lamentate di cosa ci faranno gli altri. Una volta che pubblichi su internet perdi il controllo, quindi che ti sorprendi? Non so se esagero quando in questa frase io vedo lo stesso identico discorso di quando si parla di molestie per strada. Se vai in giro in minigonna e poi ti succede qualcosa, è colpa tua, non ti lamentare. È il principio di victim blaming, è spostare la responsabilità da chi fa l'azione a chi la subisce. Io lo so benissimo che nel momento in cui carico qualcosa su internet perdo la proprietà di questo contenuto. Il punto non è questo. Oh mio Dio, non mi aspettavo che qualcuno potesse salvarlo e condividerlo. Sono perfettamente consapevole che succede. La domanda è: perché ti sembra normale che la prima reazione ad un video in cui si parla di accettazione del proprio corpo, il primo istinto sia me lo scarico per masturbarmi? Perché sembra così inevitabile da raccontarlo come se fosse un evento meteorologico. La differenza sta nell'intenzione. Io non ho caricato quel video su un sito porno, su OnlyFans. Non ho fatto un contenuto erotico consensuale. Ho pubblicato un video su Instagram parlando di body image. Se tu prendi quel video e lo trasformi nel tuo porno personale, sei tu il problema, non il mio costume. Se tu pensi che il fatto che io abbia un corpo visibile in un contesto non sensuale sia automaticamente un invito, il problema sei tu. Dire se lo pubblichi che cosa ti aspettavi è normalizzare questo tipo di comportamento. Significa dire alle ragazze: se vuoi parlare del tuo corpo, fallo completamente coperta. Non si deve vedere nulla, perché altrimenti è colpa tua. E io questa cosa non posso accettarla. Tornando al punto iniziale, perché ho voluto fare questo video e non semplicemente ignorare questi commenti? Perché se nessuno dice nulla, rimane solo la loro voce. E quindi la gente pensa che è vero, sono le donne che hanno normalizzato la loro sessualizzazione. Se ti lamenti, sei paranoico. Se ti trucchi troppo, sei tu malata. Se pubblichi qualcosa, è colpa tua e la bellezza estrema è solo biologia. E non credo che l'unico modo di rispondere sia ridicolizzando e insultando. Fidati che ci ho pensato veramente tanto se fare un video in cui prendo per il culo uno per uno questi soggetti, ma sarebbe diventato accanimento e non è quello che voglio. Quello che voglio è usare questi commenti per dimostrare che c'è ancora questo tipo di pensiero là fuori e che forse è anche un po' troppo diffuso, ma non è l'unico possibile. E voglio che chi, leggendo quei commenti, si sia sentito a disagio, guardando questo video, si rincuori dicendo: ah, ok, quindi forse non sono pazza, non sono ipersensibile. È normale che certe frasi mi facciano schifo. E voglio ricordarti, come voglio ricordare anche a me stessa, che questi commenti, per fortuna, sono la minoranza. Su 120 commenti, adesso ora che sto registrando questo video sono 120 commenti, su 120 questi erano solo 5. Quindi chi scrive questi commenti non rappresenta l'umanità, ma se lasciamo parlare soltanto loro, sembrerà così. Quindi sì, oggi uso il mio tempo per rispondere a loro, non perché voglio convincerli, ma per parlare con te che magari hai letto quei messaggi e hai sentito un pugno nello stomaco. Con chi invece di rispondere a quei messaggi ha pensato: forse effettivamente sto esagerando, non dovrei intromettermi. Ed è normale essere stanchi di doversi giustificare. Perché se ti mostri, perché ti mostri, se non ti mostri, perché non ti mostri, se ti trucchi, non ti trucchi, se usi filtri, se non li usi. Comunque, se devo lasciarti qualcosa con questo video, la prossima volta che vedi un commento del genere,
Vorrei tanto che ti si accendesse una vocina dentro che ti dice: ok, questa non è la verità assoluta. E se al prossimo commento che vedrai avrai voglia di rispondere, fallo. E se non hai voglia, non devi farlo. Non dobbiamo per forza essere gli educatori del web 24 ore su 24. Però smettiamo di raccontarci che non serve a niente rispondere, che non ha senso parlare. Serve, e come? Serve non lasciare il microfono solo agli idioti. Io oggi ho deciso di aprire bocca. E questo lo vedo un po' come un mio piccolo atto di resistenza. Se ti stai chiedendo dove sei andato da questa discussione, questo è il video.